Nel tutorial di oggi vediamo insieme un nuovo punto fantasia. È un punto molto bello secondo me e molto semplice. È fatto ripetendo solo due righe. Io l'ho fatto utilizzando due colori che si ripetono, ma voi potete utilizzare tutti i colori che volete. È un punto perfetto per fare copertine, ma anche cuscini o comunque qualunque rivestimento vogliate fare, oppure anche per esempio dei capi d'abbigliamento. È reversibile, è uguale sia davanti che dietro. Pur essendo un punto a zig-zag, come vedete mantiene una linea retta sia nella riga sotto che nella riga sopra. È un punto morbido, abbastanza morbido, che ci dà una tessitura abbastanza morbida. Vi consiglio di utilizzare un uncinetto di un mezzo punto in più rispetto a quello consigliato per il filato che decidete di utilizzare. Ed ora non perdiamo altro tempo e vediamo come realizzare questo bellissimo punto. Per questo punto iniziamo con un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E montiamo un numero di catenelle multiplo di 6 più 4, quindi un multiplo qualunque di 6, 60, 120, un multiplo di 6 e alla fine aggiungiamo 4 catenelle. Io per questo campioncino ho montato 42 catenelle che sono multiple di 6 e alla fine aggiungo 4 catenelle. 3, 4. E iniziamo con la prima riga partendo dalla quarta catenella dell'uncinetto. Nella quarta catenella lavoriamo 2 punti alti. 1, 2. Saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo un punto basso. Ed ora la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga fino a rimanere con 3 catenelle vuote è questa. Saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo 5 punti alti, tutti nella stessa catenella. 1, 2, 3, 4, 5. Saltiamo 2 catenelle di base e qui tirate bene perché con 5 punti dentro lo stesso punto la catenella successiva tende un po' a chiudersi. Saltiamo 2, 1, 2 e nella terza lavoriamo un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo fino a rimanere con 3 catenelle da lavorare. E ripetiamo, quindi salto 2 catenelle e nella terza 5 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2 catenelle, un punto basso. E ripetiamo. Salto 2 catenelle, 5 punti alti, salto 2 catenelle, un punto basso. E continuiamo così fino a rimanere con 3 catenelle. E quando restiamo con 3 catenelle da lavorare, saltiamo 2 catenelle e nell'ultima lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. E questa è la prima riga. La prima riga finisce come l'abbiamo iniziata. Qui abbiamo lavorato 3 punti alti e qui abbiamo saltato le prime 4 catenelle e le prime 3 sostituivano il primo punto alto e poi ne abbiamo lavorati altri 2.
Giriamo al lavoro e lavoriamo la riga 2. Nella riga 2 cambiamo colore, quindi prendiamo il filo del secondo colore e lo agganciamo così e tiriamo il filo del primo colore per far scomparire l'asola, così. Nella riga 2 lavoriamo una catenella che non conta come punto e la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga è un punto basso nel primo punto, 2 catenelle e 5 punti alti chiusi assieme nei prossimi 5 punti. E i prossimi 5 punti sono 2 punti alti, il punto basso e altri 2 punti alti. Quindi 5 punti alti chiusi assieme, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto, porto fuori il filo, chiudo 2 e passo al prossimo punto. 2, 3, 4, 5, quindi ho fatto 5 punti alti non chiusi, 1, 2, 3, 4, 5 e adesso filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto assieme, così, e lavoriamo altre 2 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga. Quindi adesso nel prossimo punto, che è il punto centrale dei 5 punti alti fatti nello stesso punto, nel prossimo punto un punto basso, 2 catenelle, 5 punti alti chiusi assieme nei prossimi 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudiamo tutto assieme e 2 catenelle. E ripetiamo questa ripetizione per tutta la riga. Quindi è importante verificare che il punto basso che lavoriamo, adesso lavoriamo un'altra ripetizione, il punto basso che lavoriamo nel prossimo punto è lavorato nel punto centrale dei 5 punti alti sottostanti e di conseguenza, poi 2 catenelle, e di conseguenza i 5 punti alti chiusi assieme sono lavorati negli ultimi 2 punti alti dei 5, nel punto basso e nei primi 2 punti alti dei prossimi 5 punti alti lavorati nello stesso punto. Se verifichiamo questo, possiamo lavorare tranquillamente tutta questa riga. Concludiamo la riga 2 con un punto basso nel primo punto alto della prima riga, che era stato sostituito con 3 catenelle. E questa è la riga 2. Lavoriamo la riga 3 sempre con questo colore, quindi lavoreremo sempre da qui in avanti 2 righe con lo stesso colore e poi alterniamo i colori. Giriamo il lavoro e nel primo punto lavoriamo 3 punti alti, sostituiamo il primo con 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. In questa riga, nella riga 3, lavoriamo solo nei 5 punti alti chiusi assieme e nei punti bassi, ignoriamo sempre tutte le catenelle. Quindi adesso lavoriamo un punto basso nei 5 punti alti chiusi assieme della riga precedente e la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga è 5 punti alti nel punto basso della riga precedente, 1, 2, 3, 4, 5 e un punto basso nei 5 punti alti chiusi assieme della riga precedente e ripetiamo 5 punti alti nel punto basso,
1, 2, 3, 4, 5 e un punto basso nei 5 punti alti chiusi assieme. E ripetiamo in questo modo fino alla fine della riga. Alla fine della riga lavoriamo un punto basso anche sopra gli ultimi 5 punti alti chiusi assieme e nell'ultimo punto, che è un punto basso, lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3. E così termina anche la riga 3. Per proseguire con il lavoro dobbiamo solo ripetere la riga 2 e la riga 3 per tutta l'altezza che ci serve per il nostro lavoro, alternando i colori ogni 2 righe, quindi ogni ripetizione di riga 2 e riga 3 cambiamo colore. Quindi la prossima volta che lavoreremo la riga 2 e la riga 3 le lavoriamo con il rosa e poi di nuovo con il fucsia e così via. Quindi per cambiare colore adesso giriamo il lavoro e lavoriamo, abbiamo detto, con il rosa. Quindi prendiamo il filo rosa che lasceremo di lato qui, tutte le codine poi le nasconderemo nel bordo e facciamo come abbiamo fatto prima una catenella, avendo cura di lasciare qui di lato il filo con la giusta lunghezza in modo che il lavoro possa avere elasticità. Tiriamo il filo fucsia per farlo sparire e ricominciamo a lavorare con il rosa normalmente. Quindi tutti i fili restano qui di lato e poi li nasconderemo nel bordo. Se voi state lavorando una lavorazione che non avrà bordo, ogni volta tagliate il filo e poi lo nascondete attraverso i punti. E alla fine concludiamo con una riga numero 2 in modo che il bordo venga bello liscio. Intorno possiamo lavorare un qualunque bordo ci piaccia di più. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo punto vi piaccia, che lo mettiate in opera. Trovo che sia un punto bellissimo sia per copertine, per cuscini, per un sacco di cose. E se lo lavorate ricordatevi di condividere con me i vostri progetti. Se volete potete condividerli nel mio gruppo Facebook che si chiama Uncinetta e Divertiti, oppure se li condividete in Instagram potete taggarmi. Trovate tutti i link alle mie pagine social nella descrizione del video. Se vi è piaciuto questo tutorial non dimenticate di regalarmi tanti like e di farmelo sapere lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video. Se vi va condividetelo e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!